Ciao amici e amiche del segno dei gemelli, benvenuti, io sono Angela e questo è Exotericord ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di febbraio. Prima di iniziare vi ringrazio soprattutto chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. Adesso possiamo partire con la vostra lettura facendo un piccolo passettino indietro per capire dove ci eravamo lasciati con il vostro arcano e poi ovviamente vedremo l'arcano successivo, le vostre energie a livello personale, l'amore, il lavoro e le finanze e i segni zodiacali da attenzionare. Inoltre vi ricordo che il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese e nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. E adesso, qual era il vostro arcano del mese precedente? La carta della stella. Una carta di positività, di fiducia, in realtà non vuol dire che alcune cose si sistemano perfettamente, vuol dire che si accende comunque una luce. È ovvio che io mi auguro che la stella in qualche modo vi abbia portato felicità, vi abbia portato serenità, ma è una carta che guarda al futuro, è una carta che ci porta dei buoni presupposti che poi si realizzeranno successivamente. Però i buoni presupposti, quei semini vanno piantati e vanno coltivati nel modo giusto, nel modo corretto e la stella ci fa capire che il momento giusto per voi appunto può essere stato proprio gennaio e di seguire quella luce può essere una guida, può essere anche dall'alto certamente, magari, una o più persone che in qualche modo possono avervi aiutato, sostenuto, o quella luce in senso lato delle idee, delle cose, nuove che magari avete iniziato e che poi pian pianino si devono portare avanti, proprio con fiducia e speranza. Adesso procediamo con il vostro arcano del mese di febbraio, quindi andiamo a vedere proprio come questa energia prosegue, dove voi avete la carta del matto. Molto molto interessante perché effettivamente questa ci parla di una nuova fase, non è proprio l'inizio vero e proprio, però indica la possibilità di affrontare tutto con maggior tranquillità, serenità, leggerezza, o ci sta chiedendo proprio questo, perché magari se ci siamo sovraccaricati di pesi, di tensioni, abbiamo bisogno di affrontare il nostro nuovo percorso. Come vedete questo signore, questo ragazzo con un piccolo, borsellino che sono le nostre esperienze, di prendere le cose più importanti, le persone più importanti e procedere, andare avanti. Più ci appesantiamo di cose, più stiamo lì a rimuginare su alcune circostanze, soprattutto le cose che non vanno bene e più rimaniamo fermi. E infatti vi sto dicendo che il vostro mese di febbraio è intenso perché anziché appesantirvi ulteriormente andrete ad alleggerirvi e quindi purificarvi, eliminare alcune cose, trovare nuovi stimoli, anche creatività, nutrire la vostra sensibilità anche con un qualcosa che vi piace, che vi diverte, perché è anche una carta di spensieratezza e di divertimento. E adesso procediamo proprio con le vostre energie, anche per vedere come questa del matto si riflette nei vari ambiti. Partiamo proprio dall'ambito strettamente personale delle vostre energie, quindi come utilizzarle. E nella prima parte troviamo il 10 di denari, spesso associato anche alla casa, alla famiglia e alle cose strettamente importanti per noi, quindi vuol dire che c'è bisogno di fare ordine e concentrarsi, come vi dicevo, principalmente questioni di casa e famiglia. Non solo, può avere a che fare anche con il miglioramento delle finanze, ottenere delle soddisfazioni e quindi dei risultati per il nostro duro lavoro. Poi troviamo il mago
Ecco, il mago effettivamente è la carta del vero e proprio inizio, quindi in un certo senso prima lasciamo lavorare il nostro matto, come avete visto come energia principale, e prima vi potrete mettere nel vero e proprio inizio. Il mago ci fa capire che comunque c'è un progetto, c'è un'idea, c'è magari anche da tirar fuori le vostre stesse capacità, la volontà, la determinazione, e che potete farcela assolutamente. Quindi se volete iniziare qualcosa, se volete migliorare alcuni aspetti anche di voi stessi, se volete dare nuova energia anche insomma a progetti che si sono bloccati, che avete dovuto purtroppo metterli da parte, ecco questo è il vostro nuovo inizio, proprio al centro, la parte centrale del mese di febbraio. E poi troviamo la carta degli amanti. Ecco, questa ci aiuta per continuare a dare energia a qualche progetto, ma non solo, ci fa capire che l'ultima parte abbiamo bisogno di cercare sia armonia nelle varie relazioni, sia forse anche dentro di noi, perché se ci sono delle decisioni, dei conflitti, o altro, probabilmente abbiamo bisogno di maggior comprensione e di ascoltare sia il nostro cuore sia la ragione. Vanno tutte e 2, entrambi ascoltate, e bisogna trovare un equilibrio, perché spesso le cose si scontrano e invece questo non è il caso, anzi è proprio il caso di accogliere un vostro desiderio, diciamo un qualcosa, e se la vostra ragione in qualche modo pone un conflitto, bene, può essere costruttivo perché magari c'è bisogno di pianificare, di fare un qualcosa che appunto vi permetterà di realizzarvi successivamente. Adesso andiamo a vedere l'ambito amore. Ambito amore, coppia single. Ricordo che alcune cose in realtà possono fare riferimento anche alle relazioni più importanti, amicizia, famiglia, quindi chiedo di ascoltare, e se c'è qualcosa che vi risuona particolarmente vuol dire che lì c'è un messaggio per voi. Nella prima parte del mese troviamo il 7 di denari. Ci fa capire che probabilmente dei risultati ci sono, soprattutto perché se state lavorando o se state elaborando alcune cose per voi stessi, e ovviamente che si vanno a riflettere, a migliorare anche il rapporto stesso, ovviamente ci vuole ancora un po' di pazienza, ma questa vi fa capire che siete nel percorso giusto e non dovete mettervi fretta. Dovete procedere e andare avanti. Alcune cose possono essere effettivamente faticose, il 10 di bastoni ci fa capire che ci stiamo sovraccaricando, non solo dei nostri problemi, probabilmente anche degli altri, o ci stiamo facendo dei problemi che sono eccessivi e che quindi possono andare ad intaccare e ad appesantire il rapporto, ovviamente di coppia, però anche di alcune relazioni importanti per voi. C'è la possibilità di appunto scaricare alcune tensioni, alcune cose. Il Fante alla fine ci dà quell'indizio, ci fa capire che meglio osservare, meglio non aver fretta di agire o di comunicare. Se avete delle idee da condividere con qualcuno, o di magari fare qualcosa diciamo insieme, di valutare se è il caso, di valutare magari di poter fare anche da soli, perché no, comunque c'è un'idea, c'è un inizio di qualcosa che deve essere ancora attenzionata, quindi se non siete proprio sicuri di fare determinate cose è meglio aspettare, diciamo, altrimenti bisogna anche osservare l'altra persona proprio per cercare di evitare nei fraintendimenti e magari appunto dei litigi, delle discussioni, che effettivamente dei conflitti che possono essere risolti in modo molto più semplice, più facile. Per i single
e per quelle situazioni un po' più critiche è ovvio che loro tendono a vedere in senso generale, come vi dicevo, dove c'è un po' di ci può essere un po' di stanchezza, un po' di pesantezza per sovraccarico o altre, diciamo, motivazioni, e allora è proprio per questo che magari si deve, aspettare, osservare, cercare di comprendere anche l'altra persona, o se proprio voi avete bisogno di essere compresi, magari ecco, aspettare diciamo il momento giusto per essere ben sicuri di aprirvi in serenità. Ecco, la sicurezza è molto importante. Poi, come vi dicevo, nelle situazioni, da molto più critiche e compromesse, consiglio anche di ascoltare l'altra lettura che si riferisce ai single, quindi nel caso specifico proprio dei single troviamo l'otto di spade che, può riferirsi a un blocco, a una fase di incertezza. Forse magari siete voi stessi che, vi, auto, bloccate, magari per delle ferite precedenti, per quello che state vivendo, forse non c'è neanche granché entusiasmo di mettersi in gioco in qualcosa. Potrebbe esserci anche una conoscenza, assolutamente sì, qualcuno di importante. C'è la carta dell'imperatore. L'imperatore consiglia per noi stessi di trovare, stabilità, di centrarci, di fare ordine, ovviamente in questo ambito, nelle relazioni e nella parte emotiva, e quindi di prendere il controllo. Ricordo che il controllo non vuol dire reprimere le nostre stesse, emozioni, i nostri sentimenti, ma vuol dire che, come abbiamo visto, c'è qualcosa che non va, che deve essere sistemato. Proviene tutto da una situazione precedente? Può provenire da un qualcosa che state vivendo, una persona che state comunque frequentando, conoscendo o aspettando che magari si faccia avanti, che ci possa essere qualcosa di più. In qualsiasi circostanza il 6 di coppe effettivamente può anche parlare di conoscenza, di incontro, di nuove situazioni, nuovi sviluppi di vecchie situazioni, quindi di vecchie conoscenze, quindi un po' c'è, però, si vede soprattutto nella fase iniziale dove, c'è bisogno di fare un po' di ordine, forse anche per non aver confusione e poi cercare di capire effettivamente, come abbiamo visto, che queste nuove vecchie conoscenze, sia nuove che vecchie, almeno avete la possibilità di capire dove direzionarle, e quindi anche di capire chi avete di fronte. Adesso andiamo a vedere la parte del lavoro, delle finanze. Diciamo che la chiarezza è abbastanza fondamentale. Abbiamo visto anche dalle vostre energie principali, perché il matto può portare confusione, però può portare quel forte desiderio di lasciarsi tutto alle spalle e di buttarsi in una nuova avventura. Un'avventura forse anche a livello amoroso, anche di amicizie, eccetera, ma anche in solitario, perché no? Quindi se avete dei progetti, delle cose che volete realizzare per voi stessi, questo è il mese giusto. Il mese giusto anche per migliorare alcune cose riguardo delle finanze e del lavoro. Conciliazione, infatti mediazione, abbiamo la carta degli amanti che si ripete, quindi ottimo momento per intrecciare collaborazioni o anche fare un certo tipo di richieste. Magari nel proprio ambiente, diciamo, c'è bisogno di unire le proprie forze, di trovare degli alleati, oppure proprio di sistemare un qualcosa che non sta funzionando. Quindi prima vi mettete in moto in queste cose e prima riuscirete non solo a controllare le vostre stesse finanze, ma anche controllo del lavoro, nel senso proprio di gestione di quello che fate in modo preciso, perfetto, cioè di riuscire a lavorare come si deve. Per quanto riguarda anche le finanze, si vede un mese, sia di miglioramento, anche di avanzamento. Potrebbe esserci un buon guadagno, un qualcosa che è abbastanza fortunato, una fase sia di crescita, oppure proprio di riuscire
a mantenere le vostre finanze e le vostre spese, scusate, in perfetto equilibrio. Quindi abbiamo parlato di buona gestione, si vede soprattutto, come vi dicevo, il tema della collaborazione, dell'aiuto, del sostegno, della mediazione e, come vi dicevo, anche di trovare degli alleati, che può essere utile secondo me anche per chi è in cerca, chi vuole fare grandi cambiamenti sia nel proprio ambiente, quindi per qualcosa che si sta già facendo, sia anche per chi vuole cambiare totalmente lavoro. Il re di bastoni ci fa capire che sia può esserci una persona che magari ci dà degli input, degli indizi, un aiuto, diciamo un sostegno, soprattutto dal punto di vista dell'energia, dell'ispirazione e del coinvolgimento, e che poi, essendoci la ruota, in qualche modo può essere anche molto utile una circostanza o un nostro atteggiamento, quindi determinazione, osservazione di quello che c'è intorno, quello che abbiamo a disposizione, per poterlo incanalare nel modo giusto. La ruota gira, può essere molto molto positiva, a volte può essere negativa, dipende, perché quando arrivano varie opportunità, varie circostanze, alcune non sono assolutamente interessanti, giuste e adatte a voi, invece altre possono saltar fuori. Quindi un momento in cui si può cogliere un evento, una circostanza, una proposta, un qualcosa di positivo e costruttivo, e poi per darvi la possibilità di capire, anche in base a quello che desiderate, come muovervi. Che ci sia proprio anche un nuovo inizio, una fase di prova, oppure una specie di proposta che può essere interessante, questo ci dovete pensare, perché in realtà sì, assolutamente sì, potrebbe essere una proposta, valutazione di un contratto, o anche come procedere soprattutto in un nuovo progetto. E adesso andiamo a vedere l'ultima parte, quella dedicata ai segni zodiacali da attenzionare particolarmente nel vostro mese di febbraio. Allora andiamo a pescarli. È un oracolo astrologico, quindi in realtà possiamo trovare anche delle informazioni su che tipo di atteggiamenti aspettarci. Troviamo Plutone che si riferisce allo Scorpione, ci porta anche come proprio significato della carta stessa un senso di liberazione, anche di trasformazione di alcuni rapporti, soprattutto quelli un po' più ostici, un po' più particolari. Questa ci consiglia o di essere fermi e decisi, e quindi decidere di lasciare andare, o di verificare le motivazioni, e quindi un momento in cui si possono trasformare delle cose importanti, vedere se vale la pena rimanere o se vale la pena lasciare andare, perché magari abbiamo già dato oltre misura. E il Capricorno ci fa capire che sia ovviamente il Capricorno stesso, però, come vi dicevo, anche come significato di controllo, però non eccessivo, quindi di fare attenzione al controllo, soprattutto se subito, e di essere scrupolosi, attenti, sì, assolutamente sì, però non eccessivi, di valorizzare la sicurezza, la certezza, la concretezza, la terra. Infatti si vede tanta terra anche con il toro, e che privilegiare, come vi dicevo, la concretezza, la stabilità, le poche chiacchiere, proprio di vedere gli effetti tangibili, vedere le azioni. Ecco, questo vi farà stare meglio e vi farà anche capire che se ci sono delle persone che fanno solo chiacchiere, voi in questo mese non ne avete assolutissimamente bisogno. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via se volete, perché in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo, quello della settimana e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di febbraio. Ciao!